Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, ci stiamo per avvicinare alla fine del 2024 e oggi andiamo a vedere quali sorprese arrivano, che potenzialità ci sono di cambi positivi entro appunto la fine del 2024. Abbiamo due mazzi, uno è il mazzo nero e il secondo è il mazzo blu, ma potete anche farvi ispirare dall'asso di denari che ho scelto nel primo mazzo piuttosto che del secondo mazzo. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo nero o questo asso di denari. Andiamo a vedere che cosa porta per voi l'universo in quest'ultimo trimestre del 2024. Vi ricordo che le letture, ragazzi, sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete o ascoltare l'altra lettura o integrare queste letture con quelle dei segni zodiacali. Per contattarmi trovate la mail sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Bene, andiamo a vedere che energia c'è disponibile per voi. 10 di spade, gli amanti, un'imperatrice, 8 di bastoni e 7 di bastoni. Bene ragazzi, sono delle belle carte, avete 2 arcani maggiori su 5, direi che va già bene. Allora, partiamo da questo 10 di spade. Il 10 di spade è una carta che ci parla di chiusura cicli, è una carta che indica la fine di qualche magari percorso, momento o situazione particolarmente sofferta. Andiamo a vedere il 10 di spade. Cavaliere di coppe e 9 di bastoni. Sembra quasi che ci sia la possibilità per qualcuno di essere aiutato. Allora, se vi dico così in linea generale la lettura, vedendo le carte un po' che sono venute fuori, credo che entro la fine dell'anno qualche cosa a livello di sentimenti e relazioni potrebbe cambiare. Adesso andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere gli amanti. 3 di pentacoli e 10 di bastoni. Avete 2 10 già. È proprio un momento di chiusura, un momento... allora, se per voi risuonasse come una questione lavorativa, credo che entro la fine dell'anno potrebbe iniziare un qualche tipo di collaborazione, magari che viene da un'offerta che vi fanno, una proposta, e tale collaborazione potrebbe effettivamente alleggerirvi di non pochi pesi. Qui abbiamo il 9 di bastoni e il 10 di bastoni. Sento che allenterete un po' la presa. Andiamo a vedere l'imperatrice. Nuovamente il 10 di spade e la temperanza. Credo che qui ragazzi si tratti proprio di chiudere con qualche ciclo passato per arrivare a questa temperanza, all'equilibrio, alla guarigione. Devo dire che ci vuole il suo tempo, anche l'imperatrice fa riferimento
In questo caso, soprattutto in questo mazzo, è raffigurato come una donna incinta, quindi ci vogliono 9 mesi perché la gestazione faccia il suo corso, insomma. E quindi probabilmente è un momento, diciamo, lento di cambiamento, però io ho come la sensazione che ad un certo punto potreste non più essere da soli. Vuoi perché inizia una relazione romantica, vuoi perché se siete già in una relazione romantica potrebbe esserci una nuova prospettiva, magari di costruire una famiglia, di allargare la famiglia, di adottare un bambino, un animale domestico, o come l'idea che ci sia questo passo oltre. E se fosse una questione lavorativa, appunto, c'è come questa collaborazione, questa nuova proposta, nuova conoscenza, nuova offerta che vi dà la possibilità di prendere un po' un sospiro, cioè fare un sospiro di sollievo, prendere fiato. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo un 2 di pentacoli, è un fante di denari. Devo dire che anche l'otto di bastoni mi fa ben sperare in qualche cosa di nuovo, un nuovo modo di comunicare. È come se partisse un nuovo capitolo della vostra vita. Giustamente avete 1, 2 e 3 10. Quindi ho proprio come la sensazione che ci sia la possibilità di uscire da certi alti e bassi, da certe incostanze, da certe insicurezze, e piano piano, perché ripeto, qui avete 2 carte che indicano la pazienza, piano piano andare verso quello che è una posizione di vantaggio. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. La morte. E l'imperatore. Qui è proprio il caso, guardate, avete 2 volte il 10 di spade. Il 10 di spade è l'arcano minore della morte. Qui e anche la carta degli amanti per molti versi parla di scelte, la scelta tra il vecchio e il nuovo, la scelta tra sé e gli altri. Quindi qui ho proprio come la sensazione che avrete la possibilità di lasciarvi indietro questo ciclo di sofferenza grazie all'arrivo di questa persona per costruire la vostra stabilità, per andare verso una nuova concretezza. E qui non si parla solo di una stabilità personale, ma anche una stabilità a livello relazionale, a livello lavorativo, progettuale, a livello un po' generale, mi vien da dire, anche economico, considerato che abbiamo la carta dell'imperatore. Dunque, diciamo che l'energia che sento più forte in questa stesa è o una relazione amorosa che parte o una collaborazione lavorativa che vi darà modo di prosperare in ogni caso. Credo che qui il segreto sia questo 8 di bastoni, la comunicazione, la velocità, la tempestività. E sento che effettivamente potrebbe proprio essere un po' così questa relazione, come essere un po' travolti dai fatti, più dai fatti che dai sentimenti, però comunque sì, avete la carta degli amanti, quindi c'è proprio come questo fiorire del cuore. Quindi ragazzi, il vostro asso di denari nel prossimo periodo è una nuova conoscenza che per molti è una relazione, cioè scusate, potrebbe diventare o diventerà una relazione romantica piuttosto che una relazione collaborativa, di collaborazione con qualcuno che vi porterà a prosperare. Wow, molto bello. Fatemelo sapere nei commenti. Sarebbe interessante che poi riascoltaste la lettura tra un pochino, perché magari adesso vibra solo con le persone della prima decade, però se siete della seconda o della terza vi consiglio di ascoltarla tra un mesetto. Andiamo a vedere. Ok, grazie Osho. Allora, amichevolezza, che è un bellissimo 2 di coppe,
l'innocenza, che è l'eremita. Poi abbiamo oltre le illusioni, che è la carta del giudizio. Sperimentare, in viaggio e il silenzio. Sento che questa relazione, sia che sia lavorativa, sia che sia romantica, potrebbe iniziare come una sorta di amicizia, dove quello che vi lega è un po' la saggezza, è il fatto che ognuno dei due abbia già un vissuto e che quindi, guardate, mi hanno detto la parola rispetto. Sento che tra voi due ci sarà un profondo rispetto. Se per caso avete già un partner collaborativo o un partner romantico, è come se queste tendenze aumentassero, venissero ancora più accentuate, il fatto che l'altra persona abbia rispetto di voi. Potrebbe anche esserci proprio un cosa del tipo: non ti preoccupare, non ci pensare, lo faccio io, mi prendo io carico, e voi come se vi alleggeriste, come se ci fosse una rinnovata collaborazione con qualcuno. Mm? E poi qui abbiamo anche sperimentare in viaggio e il silenzio. Certe volte è bello ascoltare il silenzio all'interno di una relazione, cioè come si muove la relazione senza parlare, senza spiegare di che cosa ho bisogno o che cosa voglio o far presente magari cosa mi dà fastidio, semplicemente osservare quanto l'altro è più o meno sensibile a certe cose e quanto io sono più o meno sensibile a certe cose, ok? Questa è la carta della luna, parla del lato interno e delle zone d'ombra. E questa qui è la carta del giudizio, quindi un po' come se vi dicessero: cercate di, tra virgolette, sfruttare la collaborazione con questa persona, perché effettivamente potrebbe specchiarvi i vostri lati d'ombra per far sì di elaborarli per arrivare a questo imperatore. Come se fosse, sì, è una nuova persona, è una nuova relazione quella che arriva, ma ho come la sensazione che sia una relazione di livello superiore, che possa farvi fare quello scatto in serenità, direi. Di solito si cresce con la sofferenza, ogni tanto ci sta anche che arrivi qualcuno e ci faccia crescere nella gioia, non necessariamente nella sofferenza. Bene, un ultimo messaggio da parte, queste sono le 101 meditazioni di Findorn, che sono messaggi canalizzati, sono messaggi di Dio canalizzati, però se voi non credete in Dio potete sostituire la parola con universo o quello che volete, insomma. Allora, diventa consapevole di me e della mia divina presenza. Invitami a condividere con te tutto ciò che è tuo. Prenditi il tempo di passeggiare e di parlare con me e di ascoltare la mia silenziosa voce interiore. Vieni più vicino, sempre più vicino, senti l'unità, la meraviglia d'essere in pace perfetta, profonda, interiore, giacché sei conscio di essere uno con me. Bellissimo. E vedo questa immagine dove le chiome dei due alberi letteralmente si fondono l'una nell'altra. È un 2 di coppe questa carta. Cari amici della prima scelta, io spero che la lettura, insomma, vi abbia tirato un po' sul morale. È una bella lettura, finisce un ciclo di sofferenza e inizia finalmente l'amore. Che sia l'amore per qualcun altro, l'amore per voi stessi, vi ricordo che gli amanti è voi o gli altri, piuttosto che il vecchio e il nuovo. Non importa, c'è come un tema, una vibrazione di amore, di crescita. Qui avete imperatore e imperatrice, prosperità, abbondanza, ok?
però è un po' come se doveste anche osservare quello che avete dentro, ascoltarvi in silenzio. Bene, fatemi comunque sapere nei commenti come vi risuona la lettura. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi un'email oppure se preferite andare a vostro ritmo vi invito ad abbonarvi al canale. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute alle persone del secondo mazzo, quello blu, oppure di questo asso, diciamo color platino, anche se è un asso di denari. Anche per voi andiamo a vedere qual è la sorpresa che entra entro la fine del 2024. Vi ricordo che le letture sono generiche, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se vorreste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'altra lettura oppure ad integrare questa lettura con quelle dell'oroscopo mensile. Per contattarmi per le consulenze private o per qualsiasi informazione voi vogliate potete trovare il mio indirizzo email sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Comunque io nella descrizione inserisco sempre tutte le novità, vi basta aprire la tendina e per qualsiasi informazione aggiuntiva mi potete scrivere un'email. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Wow! Asso di coppe, 7 di coppe, e 10 di coppe, ragazzi, super wow, tutte coppe. Emozioni, sentimenti. Mi dicono guarigione del cuore. Cavaliere di spade. E 4 di spade. Bene ragazzi, carte molto interessanti. Molto interessanti. Credo che questo asso di coppe possa far riferimento a qualche cosa che parte di voi stanno già vivendo. Diciamo che c'è questa componente emotiva molto forte nel prossimo trimestre. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dall'asso. Di solito con l'asso di coppe si parla di un nuovo inizio romantico, potrebbe essere una nuova idea. La la, qui abbiamo 10 di spade e torre. Qualcuno si sta risollevando, qualcuno sta sanando il cuore. Qui ho come l'idea che il 10 di spade sia la fine di un certo tipo di sofferenza e di conseguenza una sorta di rinascita. Con la carta della torre l'idea è che possiate rinascere cambiando il modo di pensare, perché è una carta collegata alla caduta dell'ego, alla caduta delle certezze anche come sicurezze mentali. Io ero certa che questa persona non avesse interesse per esempio su di me e invece boom, mi accorgo che sì ce l'ha l'interesse verso di me. Si apre una possibilità, un'idea e qui se ne aprono 1000 di idee, devo dire, con questo 7 di coppe. Andiamo a vedere ragazzi che sono proprio curiosa. Papa e Fante di Pentacoli. Sì, qui è come se ci fosse questo ventaglio di opzioni, ragazzi, che si può aprire. Magari proprio con questa persona, cioè qui è come se di punto in bianco potesse nascere qualche cosa che vi dà la possibilità di ampliare gli orizzonti e anche di pensare a una famiglia, mi verrebbe da dire. Ma di punto in bianco, perché appunto c'è questa torre. Datemi una carta per sta torre, vediamo se riesco a spiegarla meglio. È come una comunicazione shock che arriva.
qualche cosa che non vi aspettate. Io credo che qualcuno qui si dichiarerà e voi rimarrete un po' spiazzati. Devo dire che potrebbe esserci un certo tipo di velocità degli eventi in questo prossimo periodo. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Abbiamo un eremita e un mondo da, diciamo, soli, da niente a tutto mi veniva da dire in modo spontaneo, però dire proprio niente no, perché noi dobbiamo sentirci completi anche da soli, però è come il da solo, da persona single, poi dipende anche se, per esempio, riguardasse una situazione lavorativa, adesso poi vado a fare qualche esempio. Però è come se da una partenza, diciamo, in solitaria ci fosse poi una completezza. Tenete presente che il Papa parla di accordi, di ufficializzazioni e anche di contratti e normalmente sono quelli a lungo termine. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade. 7 di bastoni e 6 di bastoni. Sì, ragazzi, di nuovo c'è il 6 di bastoni è un po' l'energia del Papa. Noto nel prossimo trimestre velocità di movimento, velocità proprio, sento come un turbinio di emozioni, un turbinio di eventi, le cose che cambiano abbastanza in fretta. Ehm, Al di là di quello che dice la lettura, ragazzi, parentesi, se le cose succedono in fretta, ma vi sentite forzati, spinti, che dall'altra parte c'è come un pungolare perché voi diciate sì e voi in realtà non siete convinti al 100%, prendetevi del tempo. Quando sarete convinti al 100%, allora direte sì. Ok? Anche se qui le carte dicono che ci sono tutte le basi, insomma, per una buona relazione. Adesso andiamo a vedere però questo 4 di spade perché è la carta finale. Fante di coppe, giustizia e 9 di pentacoli. Guardate ragazzi, per molte persone può essere un reinizio di una storia, di una relazione che magari era in crisi e sembra avere come una nuova cispa, mi viene in spagnolo, una nuova, come si dice in italiano? Fiamma? Una nuova scintilla. Se così fosse, se quello fosse il vostro caso, mantenete i piedi per terra, non partite subito con 1000 idee di andare oltre, perché finire con il 4 di spade e queste altre 3 carte mi dicono un pochettino che, non so come dirvelo in modo dolce, avete bisogno di mettere le cose in chiaro qui, ok? Io voglio questo, io aspiro a questo, tu sei sulla barca con me o senza di me, ok? Sia la giustizia che il Papa parlano di contratti, parlano di cose ufficiali, di cose portate alla luce ed è un po' come devo regolarizzare. Il 4 di spade in questo caso può parlare di due cose. Il significato un po' di base, almeno per il mio modo di interpretare le carte, è la carta del masochista. È qualcuno che è lì sdraiato, si fa un sonnellino sotto delle spade che potenzialmente possono cadergli addosso. È come essere in una situazione di pseudo pericolo, ma di decidere di stare lì perché c'è come questo nuovo tentativo, c'è come questa regolarizzazione degli equilibri, c'è come questa nuova apertura, nuova anche proiezione, perché il 7 di coppe è una carta di proiezioni. Quindi fate attenzione se la torre fa riferimento a qualcuno che vi ha appena deluso e che ritorna per darvi una sorta di sprint, andateci con i piedi di piombo, regolarizzate sempre tutto e se appunto qualcuno vi forza, vi mette fretta, personalmente consiglio sempre di diffidare, prendetevi il tempo che vi serve per essere convinti al 100% di qualsiasi tipo di scelta dobbiate fare nella vostra vita.
Al di là di questo, ragazzi, quello era proprio un messaggio specifico per un certo tipo di persone. Diciamo che la cosa che vedo, l'energia che vedo più preponderante è questo nuovo inizio, anche abbastanza vorticoso, mi viene da dire. Ripeto, se non è un nuovo inizio, ma è semplicemente un'apertura del cuore. Ah, ragazzi, ma sapete che qui per qualcuno ci può essere una gravidanza? Potrebbe essere anche una gravidanza che non vi aspettate, o come un embrione, un'idea, perché l'asso di coppe può essere sia un bambino, può rappresentare un bambino fisico, una nascita, e qui abbiamo anche il mondo che mi parla di figli, e qui abbiamo il 9 di denari che mi parla di gravidanze, come potrebbe anche essere un'idea, un ideale per esempio, piuttosto che il cuore in senso fisico come organo o come quarto chakra. Quindi anche lì adattate la lettura alla vostra realtà perché siete tanti e avete tante realtà diverse. Comunque ragazzi c'è una buona possibilità che si sviluppi o una nuova relazione d'amore o come un ampliamento di quella che già avete. Sento che per molti questa relazione sarà come inaspettata, cioè non vi rendete conto, è come se, sì, è una cosa che è come se fosse inaspettata, è come se non ve lo aspettaste, ma è un vortice positivo, è una, diciamo, burrasca, è una burrasca positiva. E ho come l'idea che voi vogliate fare le cose fatte in un certo modo. E anche se fosse una questione lavorativa, con nuove idee, nuovi progetti, soprattutto se avete appena avuto dei problemi finanziari, un crack, avete dovuto chiudere l'azienda, vi siete appena licenziati. Sento che vi si apriranno una serie di prospettive, non una, ma varie. Potrebbe anche esserci una persona nello specifico, magari anche legato alla vostra famiglia, che vi dà una mano. Se non è una mano in senso pratico, può essere un'idea, può essere uno spunto. Però io ho come la sensazione che arriverete alla prosperità, all'indipendenza. Se per voi si tratta di licenziarvi e aprire la partita IVA, lo vedo molto molto ben, ehm, come se ci fossero delle buone energie, come se fosse il momento giusto per voi. Mm? Quindi un nuovo inizio, potenzialmente un'idea, una relazione, piuttosto che un progetto proprio, che dà la possibilità di ampliare il vostro stato d'essere, sia che sia in un'azienda, a livello lavorativo, a livello di coppia magari o familiare. Se fosse la nascita di un bambino, per qualcuno potrebbe esserci questa offerta inaspettata di ok, adesso abbiamo un bambino, magari è il caso di pensare a sposarci o a mettere a posto i documenti in modo che questo bambino sia tutelato. Potrebbe anche risuonare in questo modo per qualcuno. Comunque ragazzi c'è la carta della giustizia, e il 9 di pentacoli, abbondanza, prosperità e la carta delle coccole, il 9 di pentacoli. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa ha da dirvi. 10 di denari, noi siamo il mondo. Di nuovo una carta che mi parla di famiglia, che mi parla di unione, che mi parla di abbondanza, di prosperità. E un 10 di denari, anche lui parla di contratti, di matrimonio, esattamente come il Papa, di unità familiare, di famiglia allargata mi parla. E anche qui avete 10 di coppe, che è una carta molto familiare, ragazzi? Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi, sono le meditazioni di Findorn. Vediamo. Sono meditazioni, sono messaggi canalizzati di Dio, però se per caso non credete in Dio potete sostituire la parola con universo o con quello che meglio credete, insomma. Davvero l'amore trasforma e trasmuta come nessun'altra cosa, perché è la più grande delle energie.
è il massimo potere di unificazione dell'universo. Sarà l'amore a saldarvi l'uno all'altro. Sarà l'amore a fare di voi un tutt'uno. L'amore che vincerà ogni difficoltà e qualsiasi cosa possa separarvi e dividervi. Bellissima lettura, cari amici della seconda scelta. Fatemi sapere nei commenti, che sono curiosa. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video, e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà o scrivermi un'email, io poi vi spiego come funziona, oppure se preferite andare a vostro ritmo vi basterà abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, quindi potete entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!